Salute a tutti! In questa terza parte dei video dedicati al delitto di Giogoli cercheremo di ipotizzare qualcosa sulla figura dell'assassino in base agli elementi della scena del crimine. Partiamo da parti di una rivista che venne trovata non lontano dal furgone. Si legge nel rapporto della scientifica. Sparsi per terra in un vasto raggio si rinvengono resti di riviste pornografiche in lingua italiana. Ecco, qui vediamo in questa foto, purtroppo molto disastrata, tratta dal fascicolo fotografico, è una delle foto che circolano in rete da tempo, si vedono tre frecce che corrispondono, la freccia A al punto in cui era parcheggiato il furgoncino, che è al di là del muretto, qui si intravede il muretto. Diciamo che questa è la zona al di qua del muretto dove vennero trovate queste riviste stracciate. Ecco, le riviste vennero trovate nel punto C, che sembra molto vicino al furgoncino, e nel punto B, che era un pochino più lontano. Queste distanze non sono state precisate, perlomeno nella documentazione che è a mio possesso, ma insomma sarà qualche decina di metri al massimo. Ecco, adesso in quest'altra foto vediamo le parti di rivista trovate nel punto B. Come si vede c'è una parte centrale che è la copertina di una rivista più dei fogli sparsi intorno. Questa invece è il punto C, gli altri fogli trovati nel punto C. Ecco, non è ben chiaro se tutti questi fogli facessero parte di una rivista unica. Allora, diciamo che da quello che si capisce dalle deposizioni al processo Pacciani c'è un certo dubbio. Autorino, il famoso ispettore della scientifica, disse: in mezzo a questa vegetazione che noi osserviamo sul terreno erano sparsi vari fogli e riviste pornografiche, quasi tutti in lingua italiana, o quasi tutte o tutte. Cioè sembrerebbe che le riviste fossero più di una. Ma il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Storchi disse invece un'altra cosa. Mi sembra comunque che era una rivista, cioè una rivista, erano qualche foglio, non è che poi erano molti, erano 3 o 4 fogli se ben ricordo. Rivediamo il punto B, ecco, in una foto di qualità migliore. Quella copertina ci consente di capire quale fosse stata la rivista. Era il numero 5 di una pubblicazione, Golden Gay, che era uscita in edicola nell'agosto del 1981, cioè 2 anni prima del delitto. E questa rivista era in sostanza, in ogni numero, un fotoromanzo che raccontava le vicende di un agente segreto che si chiamava Golden Gay, che faceva parte di un'organizzazione che difendeva i diritti degli omosessuali. E era una rivista, diciamo così, a carattere omosessuale. Cioè, come si vede in copertina, c'erano dentro anche donne, per cui dentro c'erano scene, diciamo, di sesso anche con donne, tra uomini e donne, ma soprattutto tra uomini e uomini. Era sostanzialmente una rivista dedicata a un pubblico omosessuale. Ecco, allora, la domanda è questa: quella rivista lì era dei ragazzi? Era stata portata fuori dal furgone, dal mostro che appunto l'aveva presa dentro il furgone? Allora si legge nella perizia De Fazio. Nello spazio circostante alla vettura sono stati trovati giornali pornografici stracciati, di stampo probabilmente omosessuale, come attesta l'inequivoco titolo Golden Gay. Nulla vieta di supporre che si trovassero in quel luogo perché ivi lasciati da persone del tutto estranee al delitto. Dal materiale fotografico preso in esame sembra comunque che la carta non fosse deteriorata da pioggia o rugiada, né accartocciata dalla prolungata esposizione al sole, come avrebbe potuto accadere se i frammenti di carta fossero rimasti a lungo in quel punto. È lecito supporre che si trovassero in quel luogo da non molto tempo e occorre vagliare l'ipotesi che siano stati asportati dall'omicida all'interno della vettura delle vittime. Ma allora, già qui De Fazio dice che questi pezzi di carta erano in buono stato, non sembrava che fossero lì da molto tempo, non erano bagnati, non erano rovinati dal sole. E c'è poi l'elemento che abbiamo già visto in un precedente video della presunta omosessualità dei 2 ragazzi.
Ecco, io avevo accennato a questo fatto, adesso dico qual è la fonte, l'unica che io conosco, da cui si desume questo fatto, questa circostanza, è la sentenza Rotella, in un passo della quale si legge: gli uccisi sono due uomini e pur sussistendo un sospetto di relazione omosessuale tra loro, poi avvallato da riscontri della polizia tedesca, non risulta minimamente che fossero in atteggiamento intimo al momento del fatto. Ecco, sembra, da quanto si legge nella sentenza Rotella, che fosse stato controllato se appunto tramite la polizia tedesca, se i due non fossero due omosessuali, e sembra che la risposta fosse stata positiva. Allora, si è presunto che questa rivista stracciata fosse stata lasciata lì da qualche guardone. È l'ipotesi di Autorino. Autorino dice al processo: non abbiamo fatto una ricerca, diciamo, a largo raggio, perché sicuramente ne avremmo trovate altre. Cioè Autorino lasciò intendere che secondo lui questa rivista era lì perché, diciamo, che era normale che ci fossero questi pezzi di rivista in quel luogo, no? Come se dei guardoni andassero lì portandosi dietro queste riviste, ma onestamente la circostanza appare molto improbabile. Cioè i guardoni non è che vanno a guardare le coppie portandosi dietro delle riviste, insomma queste riviste qua magari ce l'hanno a casa. Io immagino che il guardone classico avrà anche il gusto di guardare roba del genere, no? Magari una volta, oggi con internet le cose stanno in un altro modo. In ogni caso queste riviste io penso che se le guardasse a casa, insomma, no? E non è che se le portasse dietro, tanto più una rivista di contenuto omosessuale. Insomma, io, cioè, di guardoni omosessuali francamente non ne ho mai sentito parlare, cioè poi trovare delle coppie omosessuali da guardare non credo che sia così facile, no? D'altra parte c'è anche da dire che quel luogo, onestamente, anche se si è detto anche al processo Pacciani che quel luogo era un luogo di guardoni, ma onestamente a me non pare che fosse possibile che quello fosse un luogo di guardoni. Cioè quella piazzola era in una zona piena di case. Non è che poi era inserita in un contesto di altre piazzole dove si potevano appartare altre coppie, insomma c'è un luogo, diciamo così, appetibile per i guardoni, no? Che andavano, se non trovavano una coppia in un posto, la cercavano in un posto poco lontano e così via. Cioè quello era è possibile, è probabile che ogni tanto qualche coppia si fermasse in quel posto a fare delle fusioni, però immaginare che questa coppia si denudasse, cioè facesse una cosa, diciamo così, con tutti i crismi in un posto così antropizzato è molto difficile. Insomma, tutto porta a far pensare che quella rivista fosse stata messa lì dal mostro che l'aveva presa all'interno del furgone. Ecco, la mia ipotesi è che quella rivista fosse così, è un'ipotesi basata sul nulla. Però è un'ipotesi plausibile che quella rivista la stesse leggendo Uwe al momento in cui il mostro attaccò. Su questa rivista si sono fatte tante supposizioni, io ne riporto una molto suggestiva che venne ventilata da un avvocato di parte civile al processo Pacciani, l'avvocato Luca Santoni Franchetti. Ecco, io ho già accennato alla figura dell'avvocato Luca Santoni Franchetti, che è morto prematuramente, mi sembra nel corso del processo di secondo grado, nel processo a Compagni di Merende, insomma è morto prematuramente di malattia. E Luca Santoni Franchetti era un avvocato di parte civile un po' sui generis, perché al contrario degli altri, al processo Pacciani, non si era accodato alle tesi dell'accusa. Lui difendeva la coppia dei francesi e mi sembra anche forse i familiari di Antonella Migliorini o di Paolo Mainardi, uno dei due. Comunque difendeva la coppia dei francesi e lui non credeva alla colpevolezza di Pacciani. Aveva le sue teorie, e teorie che andavano molto vicino alla pista sarda. Allora, da un articolo uscito sul giornale del 23 maggio 94 si capisce qual era la sua ipotesi riguardo questa rivista. Leggiamo questo articolo.
Un indizio sottovalutato dagli inquirenti ed evidenziato da un avvocato fa ulteriormente vacillare le accuse a Pacciani. Un fumetto porta al vero mostro. Sul luogo di un delitto l'assassino aveva lasciato in evidenza una rivista pornografica. Il giornaletto porno racconta di un tribunale di incappucciati che designa una vittima e la uccide violentandola. C'è un nesso con i delitti del mostro? La rivista fu trovata accanto al camper dei due tedeschi, trucidati nel 1983. Una pagina era sistemata come se quella immagine fosse oggetto di culto. Ecco, questo è il sunto dell'articolo, no? Che è nell'occhiello, mi sembra. Occhiello, titolo e sommario. Ecco, tra occhiello, titolo e sommario c'è questa descrizione. E poi c'è il vero e proprio articolo, abbastanza lungo, del quale leggiamo alcune parti. Ecco, in questo articolo si racconta, diciamo così, la trama del fotoromanzo, nella quale Santoni Franchetti vide un nesso con il delitto e si fa l'ipotesi che quelle pagine fossero state messe lì in quel modo di proposito, come se fosse una specie di altarino. Leggiamo comunque l'articolo. Nel fumetto pornografico trovato accanto al camper tedesco, la puntata narra che il tribunale reagisce per difendere un gay accusato ingiustamente d'assassinio. Come ho già detto, in questa rivista che usciva una volta al mese, ogni volta c'era una storia raccontata tramite un fotoromanzo. E nel settembre 83, quando il mostro uccide i tedeschi, in carcere esattamente da un anno c'è come mostro di turno Francesco Vinci, uno degli amanti di Barbara Locci, la quale fu la prima a essere uccisa nel 68, con la beretta e tutto il mucchio selvaggio attorno. È, dice l'avvocato Santoni Franchetti, un messaggio troppo preciso per ignorarlo. Cioè, sostanzialmente, dice Santoni Franchetti, che la trama di questo fotoromanzo, in cui c'è qualcuno innocente che viene difeso, si tenta di scagionarlo, è molto simile alla figura di Francesco Vinci, che in quel momento era in carcere, accusato di essere il mostro. Per cui, come i compagni di Golden Gay avevano fatto in modo di scagionarlo, così secondo Santoni Franchetti qualcuno aveva fatto questo delitto per scagionare Francesco Vinci. Il giornale Golden Gay non poteva appartenere ai tedeschi, poiché è fuori commercio fin dall'81 e per di più in lingua italiana. Non poteva essere stato messo lì in precedenza, i fogli non avevano tracce di intemperie o di scolorimenti da sole. Perciò non può che averli messi lì il mostro o qualcuno giunto con lui o subito dopo. Un tribunale segreto, suggerisce dunque Golden Gay, ma anche un gruppo d'appoggio, un grande esecutore, è uno scenario che invece di incassare Pacciani riporta per direttissima, volente o nolente, al mucchio selvaggio del 68, con un mostro coperto dal gruppo nei suoi alibi e in movimenti, forse persino aiutato direttamente nell'esecuzione. Eccolo qua, insomma, Santoni Franchetti cercò di vedere in questo fotoromanzo una simbologia che era quella di un gruppo di persone che voleva scagionare Francesco Vinci. Ecco, ora là si può dire che sicuramente l'ipotesi è molto suggestiva, no? Però diciamo che non ha grandi pezzi d'appoggio. Santoni Franchetti disse che la rivista era dell'81, per cui non poteva essere stata comprata dai ragazzi tedeschi, però se si va a vedere, si vede nell'immagine della copertina in alto a sinistra che c'è un vertice, diciamo un angolo tagliato. Quell'angolo tagliato vuol dire che quella rivista era stata venduta a prezzo ribassato o in una busta magari con altre riviste o come allegato a un'altra rivista. Cioè succedeva a quel tempo che quando le riviste rimanevano invendute, cioè l'invenduto, diciamo, il reso, quello che tornava dalle edicole, veniva messo a un magazzino e poi dopo un certo tempo veniva rimesso in circolo a prezzo ribassato. E per evitare che l'edicolante, che ne so, aprisse la busta e vendesse la rivista a prezzo intero, c'era questo taglio che indicava che il prezzo di copertina non era quello corretto. Poi il fatto che la rivista fosse in italiano, anche questo dice Santoni Franchetti, dice i ragazzi non potevano averla comprata visto che era in italiano. Sì, però una rivista di questo tipo non è che la storia ha molta importanza, no? Più che altro hanno importanza le figure, insomma poi immagino che la storia si intuisce anche un po' dal fotoromanzo. L'ipotesi più ragionevole è che l'assassino l'avesse presa dal furgone e l'avesse portata fuori. Poi vabbè, vediamo poi diciamo come il perché poi
secondo la mia ipotesi, la strappò e buttò dei pezzi a terra. Tra l'altro non sembra che fosse stato ritrovato il corpo della rivista, ma Autorino dice che non è che fu compiuta una ricerca a largo raggio, può darsi che l'assassino avesse continuato andando avanti a portarsi dietro questa rivista, magari dandogli un'occhiata e poi buttandola via e poi diciamo che non è mai stata ritrovata. A questo punto, anche tenendo conto di questa rivista, proviamo a rispondere a una domanda che è una domanda difficile e che tutti si fanno, no? E ognuno risponde a suo modo. E la domanda è questa: il delitto di Giogoli fu un errore del mostro? Cioè il mostro attaccò questi due ragazzi, entrambi maschi, per errore o perché voleva attaccare proprio loro? E allora una risposta a questa domanda non si può dare, no? Perché bisognava essere nella testa dell'assassino per avere una risposta, però si può ragionevolmente fare delle supposizioni. Vediamo un po' lo scenario delle possibili alternative. Allora, supponiamo che non fosse stato un errore, no? Ma fosse stata una scelta. Allora, una scelta deliberata, cioè il mostro che dice quest'estate ucciderò due maschi, appare, diciamo così, improbabile. Perché allora questa scelta non aveva poi portato a un'azione sui corpi. Cioè i corpi erano stati lasciati, non era stato fatto nessun tipo di mutilazione, i corpi non erano stati pugnalati. Insomma, non sembra che l'assassino avesse voluto giungere a un risultato analogo a quello di quando uccideva delle coppie. Pensiamo poi anche al suo comportamento con la rivista. È un comportamento che fece capire che lui di quella rivista non fu molto contento, perché la strappò, insomma, buttò a terra vari pezzi, tra l'altro probabilmente tagliati con lo stesso tagliente che avrebbe dovuto utilizzare per fare le scissioni. Cioè quello che io posso ipotizzare del suo comportamento con la rivista è che lui, quando si rese conto che all'interno non aveva niente da fare del post, diciamo, delitto, e prese questa rivista quasi come una specie di surrogato, insomma, e la rivista in copertina riportava delle donne e la prese e se la portò via e poi la guardò, forse perché, non so, la curiosità era troppa e cominciò a rendersi conto guardandola che conteneva materiale che a lui non piaceva per niente, materiale omosessuale, e cominciò a buttare via queste pagine, buttò via le pagine nel punto C probabilmente, andò avanti, buttò via, tagliò con questo taglierino che aveva in mano altre pagine nel punto B più lontano e poi andò ancora avanti e probabilmente ci fu un momento in cui buttò via anche la rivista, no? Che poi abbiamo visto che la ricerca non fu compiuta a largo raggio, per cui è possibile che il corpo della rivista fosse stato buttato un po' più lontano e non fosse mai stato ritrovato. Ecco, un comportamento che certamente non depone per una scelta consapevole di due maschi, ma piuttosto per un errore che poi diciamo che non gli fu nemmeno tanto gradito. Se lo vediamo come un personaggio che voleva fare il suo spettacolo per leggere delle imprese sui giornali, insomma il suo spettacolo rimase a metà, perché non ci fu la parte successiva. Poteva pugnalarli, poteva, insomma, non so, fare un'escissione comunque del pene di uno dei due. E il clamore sui giornali sarebbe stato al massimo. E lui non fece niente di tutto questo. Ma poteva essere stata una scelta deliberata non tanto per gusto, ma quanto per necessità. Cioè, supponiamo che lui non fosse riuscito a trovare fino a quel momento una coppia normale, diciamo come quelle che lui uccideva di solito, da uccidere, e avesse deciso di accontentarsi di una coppia anche di due turisti maschi. Sì, questa è un'ipotesi possibile. È un'ipotesi possibile che però, insomma, non è che si era ai primi di settembre, insomma, lui aveva ucciso l'anno prima anche a ottobre, a fine ottobre, insomma di tempo ancora per trovare una coppia non è che gli mancasse, no?
per cui sì, è un'ipotesi possibile, ma insomma poco probabile. Quello che invece a me pare più ragionevole è che si fosse trattato di un errore. E allora, fino a un po' di tempo fa, fino a qualche anno fa, si riteneva che i ragazzi, tra gli appassionati, no, tra chi si interessava del delitto, si riteneva che i ragazzi fossero arrivati nella zona lì di Firenze da una settimana, perché una testa al processo Pacciani, Teresa Buzzichini, aveva raccontato di averli visti da una settimana, addirittura li aveva visti frequentare la sua lavanderia, lei aveva una lavanderia. E insomma la signora pareva sicura. Tra l'altro Teresa Buzzichini era la vedova di un testimone molto importante del quale avremo occasione di parlare più avanti, Nenci, adesso il nome non me lo ricordo, che aveva visto una macchina rossa fermarsi accanto al furgone la mattina del giorno del delitto. Comunque, sembrava che la testimonianza della signora Buzzichini fosse una testimonianza inattaccabile, cioè non aveva motivo di raccontare una storia, no? E non sembrava che potesse essersi sbagliata. E invece, diciamo un paio di anni fa, 3 anni fa, è venuto fuori un documento della questura, della SAM, in ambito Locco Schizzenbrunnen di Pacciani. Ecco, in questo documento, datato 12 giugno 92, si legge: un dato di interesse è che il giovane Rus, la sera del mercoledì antecedente alla sua uccisione, verso le 20:30, telefonò ai suoi familiari dalla città di Spessart per riferire loro che erano arrivati lì e che il viaggio era andato bene. Va detto che 2 giovani erano partiti la mattina da Münster, dove entrambi avevano un appartamento ciascuno in affitto, città che dista circa 4 ore di macchina da Spessart. Ecco qua, cioè si viene a scoprire che il mercoledì i ragazzi erano ancora in Germania. Chi vuole approfondire la questione delle testimonianze di avvistamento di questo furgone, eccetera, eccetera, può leggere un articolo nel blog Storia del mostro di Firenze di Omar Quatà. L'articolo si chiama Testimoni a Giovoli, dove c'è una presentazione esaustiva di queste testimonianze anche molto contrastanti. Comunque ecco le conclusioni che l'autore fa poi su queste testimonianze. Ricapitolando, i ragazzi partirono da Münster la mattina di mercoledì 7 settembre, pernottarono in una località turistica della Germania meridionale, arrivarono nei dintorni di Firenze probabilmente la sera di giovedì 8, fecero un primo tentativo di posteggio in via degli Scopeti, dove sembra che furono mandati via da un metronotte. Furono mandati via e arrivarono a Giovoli piuttosto tardi, senza essere avvistati da nessuno, se non la mattina dopo, quando furono notati dal test Nenci. Andarono via, il test Pratesi alle 11:30 non vide più il pulmino, passarono la giornata a Firenze e dintorni, tornarono a pernottare, dopo le 19:30 Raineche, tornando a casa non li vede ancora, sulla via di Giovoli e la mattina dopo erano morti. Cioè insomma, questi ragazzi cosa facevano? Allora, prima di tutto arrivarono il giovedì sera, poi arrivavano loro il giovedì mattina, loro presero, io immagino, presto e se ne andarono via, andarono a far colazione, cioè loro non erano attrezzati per far da mangiare per la colazione, non avevano niente in quel furgone, mangiavano fuori e quando tornarono la sera, tornarono, diciamo così, dopo aver cenato. Per cui le occasioni in cui il mostro avrebbe potuto individuarli e decidere di uccidere proprio loro, ma sì, è possibile che li avesse visti a Firenze, avesse visto il loro furgone, aveva in mente di uccidere una coppia di turisti tedeschi maschi, li avesse seguiti per andare a vedere dove andavano. Questo è possibile, ma è molto improbabile. Cioè è molto più probabile che il mostro avesse visto il furgone, ma non avesse visto i ragazzi, perché i ragazzi fuori non ci stavano. Sì, potevano uscire un attimo per un bisogno, ma non è che stavano fuori con le seggiole a prendere il sole o a mangiare, no? Loro arrivavano lì e avevano già fatto quello che dovevano fare, arrivavano lì per dormire, per riposarsi, magari stavano un pochino in attesa che gli venisse sonno e poi si addormentavano. Ecco, la mia ipotesi è che il mostro avesse visto questo furgone, magari poteva averlo visto il giovedì sera, passando, magari
a buio, che non vedeva niente dentro, si presume, visto anche la dimensione del furgone, presunse che dentro ci fosse una coppia, magari tornò il giorno dopo, la mattina presto, prima che questi se ne andassero, quando ancora dormivano. E questo ce lo potrebbe dire la testimonianza Nenci, che il venerdì mattina vide una macchina ferma accanto al furgone, guardò dentro, magari Uwe, che se dormiva nella posizione che ho supposto, in tralice con la testa vicino alla fiancata destra, magari guardando dalla fiancata destra, che era quella più libera, vide i suoi capelli biondi, lunghi, e dall'altra parte c'era Horst che vide che era un maschio, pensò che era una coppia maschio-femmina. Ecco, questa io penso potrebbe essere la situazione che lui credeva, diciamo maschio-femmina, quando poi arrivò venerdì notte, venerdì sera ad attaccare questi ragazzi. Comunque, nell'ipotesi che avesse creduto a una coppia maschio-femmina, quando si accorse invece che erano due maschi? Se ne accorse al momento in cui, dopo aver sparato a Uwe, che era rintanato nell'angolo, uccise anche lui, e si apprestava a fare l'escissione? Io penso di no, molto probabilmente se ne era accorto ben prima, ma quando? Quando? Beh, allora, se ne poteva essere accorto quando si era avvicinato al furgone, per come era, perché guardando dentro aveva visto Uwe, e Uwe, io ricordo che non aveva la maglietta, no? E per cui io penso che si sarebbe visto bene che era un maschio. Ecco, tra l'altro mi è stato detto, no, mi è stato fatto notare che Uwe era molto alto, era alto 1,82, per cui se avesse visto i due in piedi probabilmente avrebbe capito che, al di là della sua faccia, che si può discutere se fosse una faccia un po' dai tratti gentili o non gentili, però la sua altezza, diciamo così, sì, è vero, ci sono le ragazze tedesche molto alte, ma 1,82 m è veramente tanto. Poi si capisce la struttura maschile, la struttura femminile, e se l'avesse visto in piedi l'avrebbe capito. Ecco, in dipendenza di com'era la sua posizione nel furgone, poteva non averlo capito. Io ho dato una possibilità, una possibile posizione di Uwe, tale che a un'occhiata dalla fiancata destra non si sarebbe capito che era un maschio. Però poi, anche se non avesse capito al momento dell'attacco, quando poi girò dall'altro lato, che Uwe si era spostato e tutto, anche lì, lì è molto probabile che se ne fosse accorto, no? Perché insomma Uwe si muoveva, lui cercava di colpirlo, essendo Uwe a torace nudo, a petto nudo, e insomma avrebbe visto che non era, sia per la struttura sia per la mancanza del seno, avrebbe visto che non era una femmina. Però anche se ne accorse e continuò nella sua opera. Allora, questa sua caccia, diciamo, questo suo voler uccidere a tutti i costi, potrebbe essere equiparato un po' a quello che è successo a Baccaiano, ma a Baccaiano, dove il povero Mainardi cercò di sfuggirgli disperatamente, ma lui arrivò fino in fondo. Però c'è da dire che a Baccaiano poteva così avere l'idea, la speranza di comunque di riuscire a fare un'escissione in qualche modo, no? A mio parere poteva aver pensato all'escissione del solo seno, vista la situazione che si era creata. In questo caso, se si era accorto che erano due maschi, e poi, come in effetti successe, non fece nessuna escissione, per cui non era quello il suo scopo di uccidere, ma forse il suo scopo di uccidere era proprio quello dovuto all'adrenalina che lui aveva in corpo e che lo portava a continuare l'azione. È un po' l'ipotesi che fece De Fazio. Ecco, io leggo quello che scrisse De Fazio nella sua perizia. Nel corso di questa azione ha avuto forse poca importanza il fatto che le vittime fossero entrambe di sesso maschile. Ciò non avrebbe tolto nulla all'eccitazione del momento, suscitata dal rinvenimento della vettura, alla quale l'omicida si è avvicinato, probabilmente seguendo il richiamo della luce e della musica, mentre l'eccitazione in lui cresceva e lo spingeva ad agire. Ecco, qui De Fazio fa l'ipotesi che il mostro avesse visto il pulmino quel momento lì, poco prima di attaccare, no, fosse passato e l'avesse visto. Io non credo che le cose fossero andate così, poi spiegherò perché.
Comunque, poi prosegue De Fazio. La dinamica dell'azione poi si è svolta con modalità che richiamano direttamente quelle del reato precedente, ossia cioè quello di Baccaiano, ossia dell'azione omicidiaria gratificante di per sé, nell'ambito di un gioco al bersaglio reso più difficile dalla possibilità di movimento delle vittime designate, collocate in uno spazio meno ristretto di quello che offre una piccola auto, e quindi con maggiore possibilità di movimento e di occultamento e con maggiori possibilità di dispersione dei colpi d'arma da fuoco e quindi maggiori probabilità di insuccesso. Anche in questo caso, come nel precedente, le difficoltà sembra non abbiano inciso negativamente sull'omicida, ma anzi lo abbiano stimolato ad una maggiore efficienza e prontezza nell'azione. Ecco, questa è una considerazione secondo me molto interessante, che è quella di vedere nell'assassino un personaggio che trova gusto proprio nell'uccidere e che quando la preda gli sfuggiva lui faceva di tutto per prenderla, un po' come un cacciatore, no? E c'è da notare anche che in questo omicidio il mostro, che non era uno sparatore provetto, era uno sparatore un po' improvvisato, no? Che De Fazio scrisse giustamente che aveva poi imparato, diciamo così, pian piano. Il delitto di Giogoli fu probabilmente più difficile da un punto di vista dello sparatore, diciamo di lui come sparatore, perché i bersagli non erano a 20 centimetri ma erano un po' lontani, non è che fossero lontanissimi, si parla di un metro e mezzo, ma insomma poi dentro il furgoncino, in una situazione di luce probabilmente non troppo favorevole, insomma la luce non sarà stata una grande luce, però comunque lui riuscì a colpire i bersagli con una certa precisione. Adesso diamo un po' un'occhiata all'argomento di come il mostro era riuscito a trovare questa coppia. E allora, io ho già detto, no, che i ragazzi non stavano lì per tanto tempo, non è che il furgone arrivava che ne so, nel pomeriggio presto e loro stavano lì fuori, arrivavano lì e dormivano lì. Sì, è improbabile che il mostro avesse visto questo furgone e l'avesse seguito, no? Direi io questa cosa la escluderei. Probabilmente il mostro passava di lì per i fatti suoi, cioè, diciamo, passava di lì perché aveva un motivo per passare di lì, che non era quello di andare a uccidere questi ragazzi. Teniamo conto anche che non vuol dire troppo, però insomma il delitto non avvenne di sabato, no? Il giorno, diciamo così, più favorevole alle perlustrazioni, a cercare le coppie, avvenne di venerdì. Il mio parere è che i ragazzi fossero stati visti il giovedì sera, giovedì notte, e poi il mostro si fosse poi attrezzato per andarli a uccidere il giorno dopo, prima che se ne andassero, no? Perché erano una coppia di turisti, un po' come sarebbe successo nel caso di Scopeti. A Scopeti la differenza è che la tenda era lì dal primo pomeriggio, dalle 2 del pomeriggio, per cui il mostro ebbe tutto il tempo di vedere la tenda nel pomeriggio e poi di andare a uccidere la sera. Comunque diamo un'occhiata a questa piantina. Ecco, questa piantina fa vedere un percorso che è praticamente una scorciatoia per vie comunali e provinciali che porta dalla zona di San Casciano alla zona di Scandicci. Lungo questo percorso ci sono varie località, Spedaletto, possiamo vedere Tavernuzze, Chiesa Nuova e così via, no? Poi si arriva su via di Giogoli e da lì si arriva a Scandicci. Ecco, era una via, e c'è ancora perché sennò Maps non me la darebbe, è una via che viene percorsa dalle persone del posto per spostarsi appunto lungo quella dorsale, Scandicci-San Casciano. Presumibilmente io credo che il mostro, che era della zona, fosse transitato su quella strada per spostarsi da un posto ad un altro, o da Scandicci verso San Casciano o viceversa. Se andiamo a vedere quest'altra piantina, ecco, vi sono segnati 5 delitti. Come si vede ce ne sono 3 che sono quasi praticamente lungo questa dorsale. C'è il delitto di Scandicci che non è troppo lontano.
C'è quello di Baccaiano che anche quello non è troppo lontano, insomma la zona è sempre quella, no? La zona Val di Pesa, non so, credo che sia Val di Pesa. Ma alla fine anche Signa, che è il più lontano di tutti, non è lontanissimo, insomma, no? È abbastanza lì. Poi ce ne sono gli altri tre, sappiamo che ce ne sono due nel Mugello e ce n'è uno nella zona di Calenzano. Ecco, ora la mia ipotesi è che il mostro fosse della zona. Allora, supponiamo, come ad esempio è l'ipotesi di Valerio Scrivo, no? Del bravissimo Valerio Scrivo, io dico, non voglio dire niente contro di lui, che è veramente in gamba come persona, però la sua ipotesi che il mostro fosse del Mugello, secondo me ha molti punti deboli. Qui per esempio, no? Come avrebbe fatto uno del Mugello a individuare questo furgone? E allora avrebbe dovuto fare, diciamo, una perlustrazione alla ricerca di vittime. Ma in quel posto lì, quella via quasi cittadina, molto antropizzata, con delle case attorno, insomma non troppo lontane, in una zona che non era una zona di piazzole dove ci potevano essere tante occasioni, no, di trovare delle coppie, è difficile che il mostro in perlustrazione fosse passato di lì. Cioè è molto più facile che di lì ci fosse passato qualcuno della zona, insomma, mi sembra abbastanza ragionevole. A questo punto passiamo a un altro argomento. Passiamo all'argomento dell'altezza. I fori nei finestrini e nella lamiera del furgone sono un elemento molto molto importante per ipotizzare l'altezza del mostro. E lo fece già De Fazio. Lo fece già De Fazio nella sua perizia. Allora, dalla perizia medico-legale si rileva che 4 dei 5 fori da proiettile di arma da fuoco rinvenuti nei vetri dei finestrini del pulmino distano da terra rispettivamente centimetri 137,2 e centimetri 142. Ecco, qui vediamo la fiancata destra, dove abbiamo il foro B che dista 140 cm da terra, il foro A, del quale poi parliamo dopo. Vediamo la fiancata sinistra, invece abbiamo il foro C che è a 137 cm, il foro D 140 e il foro E a 137. Torniamo alla fiancata destra. La distanza da terra del foro sito nel vetro del finestrino anteriore destro, cioè il foro A, non ha potuto essere misurata in quanto durante il trasporto del pulmino molti dei frammenti di vetro si erano spaccati. Dalla documentazione fotografica relativa a un momento in cui i frammenti erano ancora in sito, si rileva che il foro in questione è ad altezza superiore rispetto a quello del vetro posteriore destro, cioè il B, distante da terra centimetri 140, ad un'altezza deducibile di almeno 145 cm. Va notato che i fori in questione sono ad un'altezza abbastanza costante, quantomeno di centimetri 137 da terra, ivi compreso il foro sulla carrozzeria, per il quale si può presumere non sia stata cercata dall'omicida una posizione innaturale, di sparo, col braccio abnormemente rialzato, come in linea di ipotesi potrebbe essere avvenuto per gli altri colpi, sparati per il tramite dei finestrini, la cui altezza può condizionare giocoforza la posizione del braccio nel tiro, cioè dice De Fazio. Mentre nei finestrini il mostro poteva aver messo la pistola a varie altezze mentre mirava, contro la lamiera non aveva motivo di mettere la pistola a un'altezza diversa da quella che gli veniva naturale. Non è che sia un'ipotesi molto, molto felice questa, no? Perché diciamo che quel foro dipendeva dall'altezza a cui lui riteneva che fosse il bersaglio posto dietro, e questo non lo dice De Fazio, ma ci sono molti altri errori in questa cosa. Comunque andiamo avanti. Il foro nella carrozzeria può rappresentare quindi un indice della posizione naturale di sparo dell'omicida, che teneva l'arma a una certa distanza dalla carrozzeria. Mancano segni di affumicatura e di polveri, anche qui voi vedremo che non è così, che diciamo è una circostanza questa che non vuol dire nulla. Con direzione lievemente inclinata in basso, tanto che secondo la ricostruzione dei periti medico-legali il proiettile, benché indirizzato all'uvula Rus, è andato a colpire il gluteo sinistro del Wilhelm Horst, all'incirca tra la metà e il terzo posteriore dell'asse longitudinale del pulmino. Si può quindi ipotizzare che l'omicida abbia una statura considerevole, molto probabilmente superiore e non di poco a centimetri 180. Ecco, allora, diciamo che l'ipotesi di De Fazio può essere rappresentata da questa figura. In D c'è l'altezza della ferita al gluteo di Horst.
in E il foro sulla lamiera, che è 137 cm, e in F le spalle dello sparatore. Ecco, secondo De Fazio, lo sparatore aveva sparato a una certa distanza dalla lamiera, che non aveva segni di affumicatura, a braccio teso, e presumendo le altre misure, perché qui se si dà una misura ai vari segmenti, ad alcuni di questi segmenti, si può alla fine calcolare il segmento FC, che è l'altezza della spalla dello sparatore. Poi dalle tabelle antropometriche che sono, diciamo, note, si ricava l'altezza dello sparatore, che De Fazio stabilì che era, diciamo, più sopra i 180 cm. Ma allora, tante volte viene detto, sì, è vero, De Fazio aveva stabilito un'altezza da terra del mostro di 180 cm oltre, però perché non aveva capito una cosa. Mentre poi, avendo capito quella cosa, avrebbe detto invece che l'altezza sarebbe stata minore. Ma vediamo quello che è successo al processo Pacciani. Teniamo conto che al processo Pacciani c'era l'accusa che aveva tutto l'interesse a far emergere gli indizi contro Pacciani, e questo dell'altezza del mostro di 180 cm non era favorevole alla colpevolezza di Pacciani, che non arrivava al 1,70 m. L'altezza di Pacciani precisa non è che è stata stabilita, insomma non si capisce bene, però sembra che al servizio nel militare fosse stato misurato 1,68 m. Il suo avvocato mi sembra che aveva detto che era anche meno, ma insomma non era certamente 1,80 m o più. Per cui De Fazio, di fronte a Canessa, di fronte alle contestazioni di Canessa, fu costretto, diciamo così, a rimangiarsi alcune delle ipotesi sulle caratteristiche del mostro, alcune delle sue ipotesi. Anche sull'altezza fu costretto a fare la stessa cosa. E infatti leggiamo questo scambio, no? Che è un po' uno scambio, una commedia delle parti. De Fazio con Canessa. Devo anche chiarire che per ciò che riguarda il camper noi abbiamo tenuto conto non solo dei fori sui finestrini, abbiamo tenuto conto anche del fatto che questa traiettoria è iniziata con il foro e poi è finita con il proiettile che ha colpito il soggetto. Soggetto che noi abbiamo, secondo i verbali di polizia, considerato situato nel pianale. Cioè nel pianale vuol dire a raso terra, no? Cioè voi voi credevate che fossero sul pianale in basso. De Fazio, per forza, c'è scritto nel verbale di polizia che i cadaveri giacciono sul pianale. Allora, se questo è il vetro del camper e questo il pianale, noi dobbiamo ipotizzare un'inclinazione così. PM dall'alto verso il basso. De Fazio, è un'inclinazione così ci porta a un determinato soggetto rispetto a un'inclinazione così. Cioè, in poche parole, in questa posizione arto addotto o in posizione arto esteso o del tutto innalzato, io posso prevedere una traiettoria di tipo orizzontale che mi comporta un'altezza, ma se devo prevedere una traiettoria che mi va verso il basso, devo presupporre un altro tipo di altezza. E invece avete, dice il PM, De Fazio, noi abbiamo fatto il calcolo in base a cadaveri poggianti sul pianale dell'automezzo. PM, e invece non sono, lei l'ha visto nelle fotografie, le possiamo riguardare, Presidente, non sono sul pianale, ma sono all'altezza. De Fazio, è un'emergenza processuale della quale io, che apprendiamo questa mattina, PM, che non conoscevate bene. Cioè questa fu una ignobile, io dico ignobile, commedia delle parti. Perché? Che De Fazio non fosse stato dotato per la sua perizia delle fotografie che noi oggi vediamo tranquillamente presenti in rete, come può essere questa, è impossibile. È impossibile. Cioè il ragionamento di De Fazio qual era? È chiaro, no, che se il punto D, che è il punto in cui c'è la ferita, diciamo l'arrivo del proiettile, si alza, rimanendo fisso il punto E, che è il foro del finestrino, si abbassa il punto F, cioè si abbassa all'altezza dello sparatore. Cioè lo sparatore deve essere tanto più alto quanto più, per poter colpire un bersaglio molto in basso, deve essere più alto. Se il bersaglio si alza, a parità di foro di passaggio del finestrino, la spalla dello sparatore si abbassa. Appunto, però ho detto, era una commedia delle parti, perché insomma, che De Fazio non sapesse che i ragazzi avevano la pedana, avevano messo la pedana, non è credibile, no? È una di quelle cose che, insomma, se si pensa che c'era in ballo la vita di una persona, insomma, era Pacciani, lo spurcaccione, cattivo, quello che si vuole, però
era una persona che la legge voleva innocente fino a prova contraria, insomma. Questi sono trucchi che certamente non fanno onore alla giustizia italiana, no? Questo va detto a chiare lettere. Però lasciamo perdere questo argomento e torniamo all'ipotesi di De Fazio. L'ipotesi di De Fazio era un'ipotesi completamente sbagliata. Allora, la perizia De Fazio è, secondo me, ottima per quanto riguarda le ipotesi sulla figura dell'assassino. Cioè ci sono delle considerazioni molto molto intelligenti, io credo le migliori, che individuano un assassino con determinate caratteristiche. Però quando i consulenti qui si misero a lavorare sulle dinamiche, sulla ricostruzione dei delitti, veramente fecero degli errori assolutamente madornali. Questo è un errore madornale condiviso, quest'idea, no? Quest'idea di questo colpo attraverso la lamiera, condiviso con, sembra, il collegio dei periti, quello che Maurri e compagni, insomma, no? E allora, cosa dice De Fazio? Dice che quel colpo che attraversò la lamiera andò a finire nel gluteo di Horst. Ma com'è possibile? Cioè, allora, questa è l'immagine di Horst che giace con il torace vicino alla fiancata. Probabilmente la posizione, abbiamo visto, la posizione al momento dell'attacco non era questa, però la posizione possibile più inclinata verso le gambe, più verso la testa del furgone, era ancora peggiorativa. Cioè, in questa posizione, come si vede, perché il proiettile potesse colpire il gluteo di Horst, doveva partire dal fondo, doveva partire dalla coda. Cioè un proiettile che fosse partito dal foro nella lamiera avrebbe colpito il ragazzo con tutt'altra traiettoria, cioè sostanzialmente l'avrebbe attraversato dal dietro all'avanti e non sarebbe entrato nel gluteo arrivando fino allo stomaco e oltre, no? Per cui è assolutamente impossibile che un colpo proveniente dalla lamiera, a parte che secondo me non era nemmeno penetrato, ma che fosse quello che aveva colpito Horst al gluteo, assolutamente impossibile. Un'altra ipotesi errata che c'è nelle considerazioni di De Fazio è quello della distanza della pistola dalle superfici. Cioè si dice che non vennero trovati aloni di affumicatura, dunque la pistola doveva essere distante dalle superfici vetrose o dalla lamiera almeno 40 cm. Ma la cosa non è vera. Allora, le tracce di affumicatura che si trovano, a che cosa sono dovute? Sono dovute alla fuliggine, questo l'abbiamo detto in un video precedente, alla fuliggine che esce dalla canna della pistola, sono particelle, diciamo, di polvere da sparo incombuste o combuste, comunque cenere, non so come si può chiamare, fuliggine, che se trova una superficie idonea si deposita. Ma per depositarsi la superficie deve essere idonea, cioè una stoffa per esempio, oppure la pelle. Ma una superficie solida, liscia, come è un vetro o come è una lamiera, non sono superfici idonee a trattenere le particelle di fuliggine. Tanto più che poi questo furgone stette lì praticamente un giorno intero prima di essere scoperto, quasi, tutta la notte, la mattina, il giorno dopo e così via. Poi con tutta la bolgia che c'era intorno si può immaginare cosa ci rimase di aloni di affumicatura lì, se anche ci fossero stati. In ogni caso, questi aloni di affumicatura non vennero cercati, la documentazione non ne parla, non si dice cioè che vennero cercati e non vennero trovati. E l'ispettore della scientifica Autorino al processo Pacciani fece capire che questi aloni di affumicatura non vennero cercati e probabilmente, anche se fossero stati cercati, non sarebbero stati trovati. Leggiamo. PM. Nel caso in cui l'arma da fuoco spari sulla carrozzeria, a secondo della distanza che l'arma ha rispetto alla carrozzeria, secondo la sua esperienza, rimangono degli aloni e delle affumicature come sui corpi, per intendersi, oppure questo dato non è così apprezzabile. Autorino. Sicuramente, diciamo, l'epidermide o una stoffa reagisce in modo diverso che non una superficie dura, come può essere un vetro, come può essere, però nulla esclude che per composizione stessa della carica di lancio e dei gas che fuoriescono poi dalla bocca di volata dell'arma possono produrre sulla superficie, laddove attinge poi il proiettile, qualche alone, sicuramente più visibile sul corpo umano, perché troviamo addirittura come una forma di tatuaggio. Sicuramente su una stoffa perché assume proprio una configurazione di combustione, ma molto meno su superfici metalliche o affini. PM, ispettore. Quindi il fatto che su quel colpo che abbiamo visto, che lei ha contrassegnato, se non sbaglio con il C, apparentemente lei ha già risposto non c'era un alone visibile,
Può avere importanza e essere oggi rilevato per stabilire un'ipotetica distanza dello sparo, o è un campo da abbandonare perché non sappiamo cosa dire? Autorino, io penso che sia un campo da abbandonare. Cioè, sostanzialmente, dice Autorino che questi aloni di affumicatura, io penso che, cioè, sembra di capire che nemmeno vennero cercati, perché si presunse che non ci sarebbero stati. In ogni caso dobbiamo tenere presente un fatto, no? Io adesso farò un calcolo della presunta statura dell'assassino, ma teniamo presente un fatto che maggiore è la distanza della pistola dalla lamiera o dal vetro, maggiore è l'altezza dell'assassino. Perché? Perché il punto d'arrivo del proiettile si trova sicuramente più in basso del foro di passaggio dalla carrozzeria o dai vetri. Per cui è evidente che, essendo il segmento inclinato verso il punto di arrivo, il punto di partenza, via via che si allontana dal vetro, deve aumentare la sua altezza. Andiamo a calcolare l'altezza del mostro in un modo diverso, in un modo che diciamo, propongo io, da uno che non sa nulla, no? La proposta di uno che non sa nulla. A mio parere, a mio modesto parere, il foro che più di tutti aiuta a ipotizzare l'altezza dell'assassino è il foro A. Il foro sul finestrino centrale della fiancata destra, il finestrino che si frammentò, la cui altezza non poteva essere calcolata quando il mezzo era ricoverato presso le forze dell'ordine, e che secondo me è il foro prodotto dal proiettile che colpì Horst al fianco, che fu il primissimo proiettile sparato. Proprio questo fatto, il fatto che fu il primo proiettile sparato, ci dà modo di immaginare l'assassino che punta, mira al suo bersaglio senza fretta, cioè con calma, non durante un'azione concitata, come poi poteva essere stato nei colpi successivi, nei quali la posizione della pistola poteva essere dettata dall'esigenza del momento, cioè lui si stava muovendo, per cui diciamo che la posizione della pistola poteva non essere una posizione stabile, no? Una posizione un po' dinamica. Lì lui mirò, arrivò, i ragazzi erano dentro ignari, non si accorsero di nulla, lui non fece altro che puntare, mirare con calma, e è chiaro che cercò di mirare il più possibile bene, e quella è la condizione migliore per calcolare la sua altezza. Ma la prima cosa che bisogna fare è calcolare con una certa esattezza quel foro, quanto era alto da terra. Allora, abbiamo visto che le misurazioni fatte presso le forze dell'ordine non riguardarono quel foro perché il vetro era caduto in frantumi. Però, fortunatamente, Autorino aveva misurato, prima che il furgone fosse portato via, aveva misurato l'altezza di quei fori non da terra, ma dalla cornice inferiore di ogni finestrino. Anche di quel foro lì, fortunatamente. E i giudici della sentenza Pacciani, del processo Pacciani, in sentenza riportarono questa questione. Leggiamo. Va precisato che per quel che riguarda il foro A, i periti non sono stati in grado di indicare l'altezza effettiva da terra, poiché nel corso dell'affrettata rimozione del mezzo il vetro si era sbriciolato, disperdendo le tracce del foro. Tale altezza è però determinabile esattamente in metri 1,50 m, partendo dalle uniche misurazioni fatte dalla polizia scientifica quella sera e riportate nel fascicolo dei rilievi tecnici. Infatti il foro B, che è quello accanto, era situato a centimetri 10 sopra la base del finestrino, mentre il foro A era collocato a centimetri 20 sopra la base stessa. Poiché le basi dei due finestrini sono situate alla stessa altezza, come può vedersi dalle foto in atti, è evidente che il foro A era posto 10 cm più in alto del foro B e quindi a centimetri 150 da terra, essendo quest'ultimo, il foro B, come si è visto, posto a centimetri 140 da terra. Un ragionamento semplicissimo e assolutamente logico. Distanza tra i due fori in verticale 10 cm, uno era 140, l'altro era 150. Allora, un'altra cosa dalla quale è bene sgomberare il campo è
la presunta esistenza di rilievi, piccoli rilievi, no? Corrugamenti del terreno davanti a questi finestrini. Ecco, non è vero, cioè il terreno era in piano, anzi pare leggermente avvallato. Comunque si vede bene da questa foto che davanti alla fiancata destra non c'era alcun rilievo, per cui possiamo dire che il terreno più o meno era, diciamo così, all'altezza delle ruote, non è che fosse molto differente, non c'era alcun dislivello. Allora, come poteva aver mirato il mostro? Allora, io nella mia ricostruzione sul mio blog avevo fatto l'ipotesi che il mostro avesse mirato a braccio addotto, cioè avesse mirato così, avvicinando gli occhi il più possibile al finestrino e tenendo la pistola con il braccio piegato. Allora, è una posizione possibile. Qualcuno dice che il rinculo la impedirebbe, ma non è vero, perché io diciamo, non sono stato un grande sparatore, però sono andato al poligono così, per capire qual era, diciamo così, l'argomento del quale mi stavo interessando, e ho sparato con la 22. La 22 praticamente ha un rinculo poco più di una pistola d'aria compressa, insomma, cioè ce l'ha il rinculo, ma insomma è minimo, cioè se uno ha un braccio un minimo forte contrasta tranquillamente quel rinculo lì, cioè la cosa è piccolissima, lo spostamento è piccolissimo, per cui è possibile questa posizione. Il vantaggio di questa posizione è quello che soprattutto a mio parere, che il vetro dà meno problemi rispetto a una posizione lontana. A una posizione lontana i riflessi del vetro possono dare fastidio, no? Possono impedire, diciamo, la visuale. Per cui uno avvicinandosi vede meglio, insomma, no? È una cosa istintiva. E poteva essere che il mostro effettivamente avesse sparato in questa posizione. Ecco, io, facendo varie prove e anche sentendo varie persone, sono giunto alla conclusione che in questa posizione la pistola non può essere messa oltre l'altezza della spalla. Cioè metterla oltre l'altezza della spalla è una posizione innaturale, una posizione che non viene, insomma, si può tenere, ma non viene. La posizione più naturale è una posizione che più o meno tiene la canna, porta la canna all'altezza della spalla. Per cui io direi che se il mostro avesse adottato quella posizione, possiamo pensare che quel foro rappresentasse l'altezza della sua spalla. Allora sappiamo che una persona media, diciamo di proporzioni medie, la sua spalla è circa i 5/6 della statura. Per cui una spalla di 150 cm corrisponde a una statura di 180 cm. Questa è la statura del mostro se avesse sparato quel primo colpo a braccio addotto. Ma poi, pensandoci bene, mi sono trovato più propenso a pensare alla possibilità che il mostro avesse sparato a braccio teso. Questo perché? Perché ho pensato che nel braccio teso dà il vantaggio rispetto al braccio addotto della possibilità di mirare, no? Cioè gli occhi possono vedere il bersaglio attraverso il mirino. E essendo l'ambiente interno illuminato, gli effetti del vetro a distanza, che potevano essere, diciamo così, consistenti se il mostro avesse illuminato lui con una luce esterna l'interno, se la luce era interna, quel vetro lì non aveva grandi effetti deformanti, se era sporco, una roba così, no? Non aveva grandi effetti perché la luce interna, diciamo così, li minimizzava. Io penso che è più probabile che il mostro avesse preso la mira a braccio teso, per cui si fosse messo di fronte al finestrino con la canna distante qualche centimetro dal finestrino, 10 cm, 7, 8, e avesse sparato da questa posizione. Io una volta sono riuscito, qualche tempo fa, a trovare nei pressi di casa mia, tra l'altro, c'era questo furgone che è molto simile a quello dei ragazzi tedeschi, soltanto che aveva i finestrini diversi, ma le altezze erano esattamente identiche, no? Io sono andato lì, ho fatto delle foto e la mia posizione, diciamo così, naturale a braccio teso, verso un bersaglio che ho collocato idealmente più o meno dove doveva essere il ragazzo Horst, ecco, come si vede il foro che si produrrebbe sul finestrino, nel caso mio, è, diciamo, abbastanza basso, no? E io sono alto 1,74, 1,73, 1,74, ci sommiamo un paio di centimetri di scarpe.
Se la pistola fosse stata all'altezza di dove era questo foro di 150 cm, il foro A, come si vede la traiettoria del colpo sarebbe stata fuori bersaglio, cioè sarebbe passata sopra il corpo di Horst. Se un colpo da quel passante da quel foro voleva colpire il corpo di Horst, gli occhi dello sparatore sarebbero dovuti essere molto più in alto di quelli miei, che sono alto 1,74 m. Così, diciamo, questo qui è un po' una prova empirica, no? Che l'altezza del mostro era, diciamo così, attorno al 1,80 m e più, probabilmente, comprese le scarpe. Però, comunque, vediamo di farne un po' un calcolo, no? Allora, questa è la rappresentazione grafica di questa situazione. Abbiamo il segmento AF che rappresenta lo sparatore, in A ci sono i suoi occhi, il segmento FG rappresenta il piano stradale, il segmento EB rappresenta il piano su cui giaceva il corpo, giaceva la ferita, diciamo il punto di ingresso della ferita sul corpo di Horst, in C c'è il foro del vetro, in E la ferita al fianco di Horst. Ecco, vediamo qualche misura. Il segmento CH, che è l'altezza del foro, è appunto 150, mentre le altre tre misure che servono per fare il calcolo dell'altezza degli occhi dello sparatore sono tutte presunte. Vediamo di capire come io le ho presunte, poi ognuno può, diciamo così, eventualmente correggere queste misure con le sue presunzioni e rifare i conti. Allora, la prima misura, il segmento EG rappresenta l'altezza della ferita al fianco di Horst rispetto al suolo. L'ho calcolato in 120 cm. Come ho fatto a calcolarlo? Ho preso questa foto e ho tracciato un segmento dal punto di ingresso del foro sul finestrino opaco, che è 140 cm. Ho tracciato un segmento fino ad arrivare al corpo di Horst. Come si vede, questo segmento è un pochino più del doppio della distanza di quel foro dalla cornice del finestrino. Ecco, quella distanza dal foro alla cornice fu misurata da Autorino in 10 cm. Per cui io, diciamo così, ho dato una misura presunta di distanza di questo foro dal piano dove giaceva la ferita al fianco di Horst di 20 cm, cioè il doppio della distanza del foro dalla cornice del finestrino. È una misura per difetto, come si vede, no? Però, diciamo, teniamola buona. Ricordiamoci che più che si abbassa il corpo di Horst, più che si alza, si deve alzare l'altezza dello sparatore. Più che si alza il corpo di Horst, più che l'altezza dello sparatore si abbassa. Per cui qui manteniamoci sul prudente e diciamo che la ferita di Horst era a 120 cm di altezza dal suolo. Un'altra misura è la misura di E. La misura di E è la distanza della ferita di Horst sul piano orizzontale dalla fiancata del mezzo. Io come l'ho presunta questa, come l'ho calcolata? Ho preso la mia figura con l'ipotesi della posizione di Horst, ho tracciato un segmento dalla ferita di Horst, dal punto di ingresso del proiettile fino alla fiancata, il segmento di E ho fatto la proporzione con la larghezza del mezzo, che è 150 cm. Allora, questo segmento di E, misurandolo, è circa il 56% della larghezza totale. Per cui, se andiamo a moltiplicare 150 cm per 0,56, otteniamo 84 cm. Ricordo che più che la distanza del foro del punto di arrivo del proiettile aumenta la distanza dalla fiancata, più che diminuisce l'altezza dello sparatore. Più che si avvicina questo punto di ingresso del proiettile alla fiancata, più che lo sparatore deve alzarsi, perché diciamo così la traiettoria deve essere più inclinata. Per cui, aumentando da 84 cm a 1 metro, mi mantengo, diciamo, in una posizione di prudenza. A questo punto rimane il segmento AC da calcolare. Il segmento AC è la distanza degli occhi dello sparatore dal vetro.
Ora questa distanza non è facile prevederla. Anche qui vale un fatto che via via che aumenta questa distanza, via via che l'altezza dello sparatore deve aumentare, è evidente, no? Se noi allontaniamo il punto A, dobbiamo allontanarlo lungo il segmento AC che è inclinato, per cui l'altezza dello sparatore aumenta. Ecco, io ho presunto questa distanza degli occhi dello sparatore dal vetro in 75 cm. L'ho presunta sulla base delle mie misure, che sono quelle di una persona alta 1,74 con braccia non particolarmente lunghe. Per cui, insomma, è una misura anche questa prudenziale. Qui c'è tutta una serie di calcoli, semplici calcoli geometrici. Chi vuole può prendere questa immagine e anche utilizzarla cambiando i parametri per vedere quali sono i risultati differenti. Comunque descrivo in breve quali sono i calcoli. Allora, calcoliamo per differenza il segmento CD, che è 150 meno 120, uguale 30 cm. Applicando il teorema di Pitagora, calcoliamo il segmento CE, che è la radice quadrata di 30 per 30, 30 al quadrato, più 100%, uguale 104 cm. Applichiamo la proporzione ai lati omologhi dei due triangoli simili, ABE e CDE, per trovare il segmento AB. AB sta a CD come AE sta a CE, quindi AB uguale CD per AE diviso CE, uguale 30 per 104 più 75 fratto 104, uguale 52 cm. A questo punto possiamo trovare l'altezza degli occhi dello sparatore, il segmento AF, che è uguale ad AB più BF, uguale 52 più 120 uguale 172 cm. Cioè gli occhi dello sparatore, secondo questa disposizione, erano ad altezza 172 cm. Aggiungiamo 10 cm dagli occhi alla sommità della testa e avremo una statura di 182 cm, compresi i tacchi. Questo è un calcolo, diciamo, della statura dello sparatore che non può essere ignorato, semmai può essere criticato per certe misure presunte che ognuno di voi può cambiare secondo i suoi criteri e rifare i calcoli, che sono calcoli geometrici, no? Non si è inventato niente, si sono applicate delle semplici regole geometriche. Ecco, direi che a questo punto siamo arrivati in fondo a questo delitto. Dopo questo delitto cosa successe? Successe che la pista sarda, in quel momento imperniata sulla figura di Francesco Vinci, ebbe un colpo mortale. Cioè Francesco Vinci era in carcere e non poteva essere stato lui a compiere questo delitto. Poi si sarebbe pensato che poteva essere stato qualcuno del suo entourage che aveva voluto scagionarlo, ma questo poi si sarebbe pensato dopo. Al momento pare evidente, già nessuno credeva che Francesco Vinci fosse il mostro di Firenze, pare evidente che il mostro di Firenze non era certamente lui. Anche se magari poteva rimanere il sospetto che avesse ucciso Barbara Locci e Antonio Bianco, però in quel periodo le due cose andavano di pari passo, no? Si pensava che chi aveva fatto una aveva fatto anche gli altri. Comunque, va bene, poi a Francesco Vinci non fu liberato subito, rimase in carcere ancora addirittura fino a oltre il delitto di Vicchio, perché aveva altre pendenze, c'erano altre storie, però poi la pista sarda andò avanti in altri modi, che vedremo nei prossimi video. Vi saluto.